Il problema non è chi ha 1 milione, ma chi ne ha 10, 100 o 1 miliardo. Con 1 miliardo incassi 50 milioni di reddito passivo ogni anno e i ricchi stanno distruggendo la classe media. Se non vogliono una rivoluzione, dovrebbero fermarsi. I ricchi si arricchiscono ogni anno, mentre i tuoi spettatori non possono comprare casa e a volte neanche sfamare i figli. Ti consideri ricco in questo momento? A inizio Covid ho comprato oro per 1 milione di sterline. È stata un'ottima scelta. Sì, sono un bravo trader. Probabilmente adesso varrebbe tipo 2,5 milioni, quindi... Lui è Gary Stevenson e forse lo conoscete per il suo canale YouTube, Gary's Economics, con 1 milione e passa di iscritti che crescono di giorno in giorno. O forse lo conoscete per il suo libro, The Trading Game, che appena uscito è diventato un bestseller. Gary, nonostante sia un trader milionario, è un attivista politico che vuole che i ricchi paghino più tasse, perché secondo lui c'è troppa disuguaglianza e questo porterà a un disastro. La situazione peggiora. Il governo italiano e quello britannico andranno in bancarotta, la classe media italiana e quella britannica scompariranno. Quando ho saputo che Gary era venuto in Italia per promuovere il suo libro in italiano, gli ho detto passa in ufficio e facciamoci un'intervista. Questa volta però non partiamo dalle origini, perché quelle le racconta nel libro. E ve le posso riassumere io. Se poi siete curiosi, ve lo leggete. Gary è nato e cresciuto a Londra, in una zona povera. Sono cresciuto a est di Londra, la zona più povera della città. Ma nonostante ciò è riuscito a entrare in una delle top università e dopodiché, tramite varie peripezie, è riuscito a entrare come trader in Citibank. In pochi anni si distingue come trader, portando alla banca decine di milioni di pound e portandosi come stipendio dei bei bonus, anche da milioni di pound. In pochi anni così mette da parte un bel gruzzoletto. Non sono miliardario, ma posso vivere senza lavorare, il che mi rende ricco, direi di sì. Però sono anni in cui è anche scontento. Lui non è il classico ricco privilegiato londinese, ma proviene da un contesto povero e studiando l'economia sempre di più si rende conto di quanto sia grave la disuguaglianza, su cui la stessa Citibank fa trading per guadagnare soldi. Per cui dice non posso più lavorare in banca. Si licenzia, diventa un trader con i propri soldi in autonomia e apre il suo canale YouTube, Gary's Economics. Uno dei concetti chiave che Gary esprime per esempio nei propri video è che appunto i ricchi non sono abbastanza tassati. Ho lavorato nella City, guadagnato 1 milione di pound e pagato circa il 60% di tasse. Al contempo ci sono le famiglie dell'elite. Il duca di Westminster ha ereditato 10 miliardi di pound senza pagare nulla. Però essere ricchi è un concetto molto particolare. Se guadagni 10.000 euro all'anno, una persona che ne guadagna 100 potrebbe essere ricca, ma chi ne guadagna 100 potrebbe anche sentirsi povero e pensare che chi ne guadagna 1 milione è veramente ricco, e così via. Cosa significa essere ricco? Quanti soldi devo avere? Non parlo di persone con buoni lavori. Non si tratta di quanto guadagni, si tratta di quanto possiedi. È il patrimonio netto. Patrimonio netto, esatto. E questo è totalmente diverso da quanto lavori. Io vengo da Londra. A Londra una casa normale costa circa 1 milione di pound. Lo stipendio medio è di 30 o 40.000 pound. Quindi anche guadagnando il doppio della media, 80.000 pound, è quasi impossibile comprare casa. Ciò significa che mentre i prezzi di case e asset salgono più dei salari, in un certo senso il tuo lavoro conta sempre meno. Conta sempre di più la ricchezza ereditata da padre e nonno. E questo peggiorerà. Il valore degli asset crescerà sempre di più. Ci allontaniamo dall'economia del lavoro e dell'impresa e andiamo verso una specie di ereditocrazia. Viviamo in una società dove chi lavora, specie con un buon reddito, paga molte tasse, 50% o 60% includendo tutto, ma le persone di famiglie ricche pagano poche tasse. Ho lavorato nella City, guadagnato milioni e pagato il 60% di tasse. Al contempo ci sono le famiglie dell'elite. Il duca di Westminster ha ereditato 10 miliardi senza pagare nulla. Per me il problema non sono le persone con 1 milione, ma quelle con 10 milioni, 100 milioni o 1 miliardo. Se non tassi di più queste persone, la loro ricchezza crescerà all'infinito, mentre la ricchezza dei lavoratori si ridurrà sempre di più. Per questo sempre più giovani che lavorano sodo, anche con buoni redditi, non possono permettersi una casa. Quindi quello che dice Gary è che una volta comprare casa era più facile e si poteva fare semplicemente con uno stipendio medio, mentre nel mondo in cui viviamo oggi le persone più tassate in assoluto sono i lavoratori, perché il lavoro è molto tassato. Infatti se pensiamo in Italia, le persone che pagano più tasse sono proprio i dipendenti, quelli che guadagnano tanto specialmente. Mentre chi è già ricco e chi ha già i soldi può anche non lavorare e le tasse sul suo patrimonio praticamente non esistono. In Italia e in molti altri paesi infatti le tasse sono più sul reddito, cioè quanti soldi guadagni, che sul patrimonio, cioè i soldi che già hai. Questo però vuol dire che chi ha già i soldi, tutti investiti, vive di rendita e non vuole lavorare, praticamente non sarà tassato e
non contribuirà alla società. Un esempio chiaro sono le tasse sulla successione. Se non ci sono tasse sulla successione, la ricchezza viene tramandata nella famiglia senza mai essere ridistribuita. A questo punto però ho chiesto di nuovo, sì, ma che significa ricco? Altrimenti è difficile definire quando è che dobbiamo tassare i ricchi. Se dovessi tracciare una linea, dove sarebbe? Tipo 10 milioni di sterline? Nel Regno Unito usiamo la soglia dei 10 milioni, ma è importante riconoscere che non c'è una linea netta. Non è che se ieri avevi 999.000 iscritti e oggi 1 milione diventi un grande canale di colpo. Non basta superare un numero e quello faccia la differenza. Usiamo la cifra di 10 milioni per essere chiari. 10 milioni di sterline sono una cifra che una persona comune non può ottenere. In realtà è un problema graduale. Più sei ricco, più contribuisci al problema. Più grande è il problema. Ok, questo è molto giusto, ma è molto difficile tradurlo in leggi pratiche che funzionano. Per cui ho chiesto effettivamente lui cosa vorrebbe fare. Penso che la cosa più importante sia una vera progressività. Se in vita guadagno 10 milioni e tu 30, dovresti pagare più tasse di me. Le nostre economie non funzionano così. Al momento abbiamo un sistema fiscale basato sulla classe. Nel Regno Unito la classe è importante. Quando due inglesi si incontrano, capiscono subito la classe sociale l'uno dell'altro. Uno come me di classe operaia lavora sodo e guadagna molto. Pago il 60%, ma l'elite britannica, l'aristocrazia, eredita 10 miliardi dal padre e non paga nulla. È un sistema fiscale basato sulla classe, serve un sistema fiscale basato sul reddito. E consideri l'eredità come reddito? Assolutamente. Qua torniamo sul punto del reddito contro il patrimonio. Il reddito è quanto si guadagna, il patrimonio è quello che già si ha. Quando io lavoro, i soldi di stipendio mi vengono tassati e quelli infatti sono imposte sul reddito, cioè il reddito del lavoro. Però esistono anche altre cose. Quando io percepisco dividendi dai miei investimenti, anche quello è reddito e viene tassato in maniera diversa. Oppure quando percepisco le royalties da un libro che ho scritto e percepisco diritti d'autore, anche quello è reddito, anche se non è reddito da lavoro. Il patrimonio invece sono i possedimenti, non solamente la casa o la macchina, ma anche il mio portafoglio di investimenti, quindi le variazioni che ho, le obbligazioni, le partecipazioni in aziende, gli investimenti in startup e chiaramente anche il mio conto in banca. Generalmente le tasse sul reddito sono molte di più rispetto alle tasse sul patrimonio. In Italia abbiamo anche delle patrimoniali, per esempio sui portafogli in investimento c'è uno 0,2% di tasse, però per esempio le tasse sulla successione sono bassissime o nulle. Anche sulle case c'è una patrimoniale, però più bassa rispetto ai soldi che percepisco con l'affitto. Ci sono cose che però secondo Gary vengono trattate come patrimonio quando in realtà sono reddito, come per esempio l'eredità. Se io tutto a un tratto prendo 10 milioni perché è morto un mio parente, è il suo patrimonio che diventa il mio patrimonio, però secondo Gary invece quello è reddito, sono io che sto guadagnando 10 milioni e quindi andrebbe tassato come reddito. Se non tassi l'eredità ma il lavoro, alla fine i lavoratori non potranno permettersi casa. Hai detto un'altra cosa, è difficile diventare ricchi, è soprattutto fortuna, è difficile. E io sono in parte d'accordo, la fortuna è fondamentale, ma non basta. Nella maggior parte delle storie che ho ascoltato, la fortuna deve essere accompagnata da duro lavoro, quindi penso che entrambi siano indispensabili e che in realtà il lavoro correli effettivamente con la ricchezza. C'è correlazione tra intelligenza, impegno e guadagno. Vedo un futuro brillante per i giovani, pieno di opportunità. È diverso dalla visione fatalista del non puoi farcela. Quindi, cosa ne pensi? Dobbiamo essere realistici sulla situazione. L'economia sta cambiando. Sono cresciuto a est di Londra, è la zona più povera di Londra. È una zona di immigrati. Molti ragazzi con cui andavo a scuola erano di origine immigrata, dall'India, dal Pakistan. I genitori di miei amici arrivarono a Londra senza nulla e lavorando sodo sono riusciti a diventare abbastanza ricchi. Ora possiedono diverse proprietà, sono benestanti. Non era facile, ma fattibile per la generazione dei miei genitori e nonni. Hanno lavorato sodo e sono diventati ricchi. Certo, anche oggi dei giovani lavorano sodo e diventano ricchi. L'ho fatto anch'io, ma il fatto che alcune persone ce l'abbiano fatta non significa che sia facile per i giovani. E penso ci sia il rischio di un bias di sopravvivenza. Quello che mi dice è fondamentale. Per ogni persona che ha successo, ce ne sono tante altre che non ce l'hanno fatta. È come chiedere ad un vincitore della lotteria come ha fatto a diventare ricco. Ti dirà di comprare un gratta e vinci. Quindi è difficile distinguere cosa ha reso veramente una persona di successo e cosa è casuale. Tra l'altro, questo è quello che cerco di fare proprio io nei miei video. Se vai in Nigeria, India o Brasile, lì la maggioranza delle persone vive in povertà disperata. Eppure, se cerchi, troverai giovani di umili origini diventati ricchi. Diresti che è facile per un giovane nigeriano diventare ricco? Sì, capisco. Non è facile. La quota di ricchezza dei ricchi sta cambiando. Ciò significa che la ricchezza per tutti gli altri diminuisce. E persone come noi possono dire lavora più duramente, lavora di più, lavora di più, lavora di più. C'è un esercito che invade e prende la tua ricchezza e non penso sia sensato per noi dire al pubblico lavora più duramente. Non andrei
in Ucraina a dire ai giovani di aprire un canale YouTube. Non voglio dire ai giovani italiani di non provarci. Provateci, lavorate sodo, state al gioco, ma anche la politica conta. Un altro tema è il capital gain, cioè tassare il famosissimo passive income, cioè guadagni senza fare niente. Infatti più sono ricco e più posso permettermi di non lavorare e vivere con i rendimenti dei miei investimenti. Se io avessi oggi 10 milioni in banca, se io li tenessi anche solo in un conto deposito che mi dà il 3% annuo, che fino allo scorso anno era fattibile, sarebbero 300.000 euro all'anno, senza muovere un dito e senza neanche rischiare. E secondo Gary è proprio qua il vantaggio che hanno i ricchi rispetto a chi lavora. Non producono valore economico, non vengono tassati e diventano sempre più ricchi. Se hai 1 miliardo di euro, guadagni 50 milioni di reddito passivo all'anno. Sì, ovviamente. Cosa farai? Quanti soldi spenderai? Non hanno scelta se non comprare altri asset. Se non agisci sulla ricchezza crescente dei ricchi, diventeranno un buco nero economico che succhia ricchezza alle famiglie comuni, a chi guarda questo video. Secondo Gary, questo processo ci porterà sempre più velocemente a essere più simili ai paesi dove la disparità è gigantesca. Guarda le parti più disuguali del mondo. Pensa a Brasile, Sudafrica, India e Nigeria. Guarda quanto è difficile lì comprare casa e non illuderti che non possa succedere in Italia o in Europa. Non lo sto solo dicendo, il libro è la storia della mia scommessa su questo. Scommetto su questo da 15 anni e ci ho fatto molti soldi. Se potessi cambiare una sola politica, quale sarebbe? Ridurrei le tasse sui lavoratori, finanziandolo con più tasse per i super ricchi. Tassare l'accumulo di ricchezza, quindi. Tassare l'accumulo di ricchezza sembra facile, ma il grosso dei ricchi hanno beni come le azioni. Vedi Elon Musk, che sì, è l'uomo più ricco del mondo e vale centinaia di miliardi, ma questa ricchezza è stimata semplicemente nella sua proprietà nelle sue aziende, come SpaceX e Tesla. Non sono soldi che ha in banca che può spendere. E se volessi tassargli quel patrimonio, fisicamente non avrebbe neanche soldi liquidi per pagarci le tasse. Questi in gergo si chiamano unrealized gains, cioè guadagni non realizzati, perché nel momento in cui vendi, li realizzi. Se Elon Musk vendesse tutte le sue azioni di Tesla e tutte le sue azioni delle altre aziende, incasserebbe un centinaio di miliardi, pagandoci così uno sfacelo di tasse. Infatti Elon Musk, come tutti gli altri miliardari, non vendono quasi mai le proprie azioni, perché appunto non gli conviene. Gli conviene piuttosto prendere il proprio passive income, vendere il meno possibile e semmai utilizzare dei prestiti usando il proprio patrimonio come collaterale. Includeresti anche gli unrealized gains? Perché questo è molto complicato. Penso che vadano tassati prima o poi. Se permetti ai ricchi di possedere tutto e li tassi solo quando vendono, se sono ricco non venderò mai. Se il sistema fiscale permette ai ricchi di evitare le tasse, loro non le pagheranno. Non devono essere guadagni non realizzati, vanno tassati ad un certo punto. C'è però un importante controargomento. Il nostro sistema, che premia profumatamente gli imprenditori di successo, incentiva le persone quindi a fare business e avere successo. E le aziende collettivamente rendono produttivi i paesi. Sono quindi proprio gli imprenditori che fanno la ricchezza di un paese e il suo successo. Meno incentivi le persone a diventare ricche, per esempio alzando le tasse, meno le incentivi a darsi da fare e a contribuire alla ricchezza del paese. Meno incentivi ci sono a diventare ricchi, qualcuno direbbe, meno la gente è incentivata a fare impresa. Cosa ne pensi? Voglio ridurre le tasse sui lavoratori, voglio ridurre le tasse sulle aziende. Ora il nostro sistema fiscale tassa il lavoro, tassa le aziende produttive e non tassa chi compra tutti gli asset e le case. Dobbiamo tassare l'accumulo di ricchezza per ridurre le tasse sul lavoro. A quel punto però mi sono chiesto, se disincentivi l'accrescimento del patrimonio, disincentivi anche quegli imprenditori che fanno azienda per accrescere il proprio patrimonio, ma che in contemporanea creano anche posti di lavoro e rendono il paese più produttivo. E magari questi imprenditori potrebbero andarsene all'estero, dove le tasse sono più basse. Penso che i super ricchi non guadagnino dal loro lavoro. Guadagnano dalla loro ricchezza. Ok, quindi secondo Gary il punto è che pochissimi ricchi in realtà lavorano. Per la maggior parte non fanno un cazzo. Cioè che per ogni miliardario che effettivamente crea posti di lavoro, paga le tasse, eccetera, eccetera, ce ne sono tanti altri che semplicemente vivono di rendita. E pensate che esistono anche alcuni mega miliardari che sono d'accordo con Gary, come per esempio Bill Gates e molti altri, che infatti hanno firmato per donare il 99% del loro patrimonio prima della loro morte. Pensi che i giving pledge di miliardari come Bill Gates siano veri? Pensi che questi giving pledge sono interessanti perché donano a fondazioni che possiedono e controllano. È facile dare soldi dalla tasca destra alla sinistra. Vorrei vederli donare a istituzioni che non controllano. hai fatto milioni durante la tua carriera, quindi ora ti consideri ricco? Sì, anche se non sono miliardario posso vivere senza lavorare. Penso che questo mi renda ricco. Sì. Quindi non è che Gary sia un poveraccio, anche lui è molto ricco, lo racconta nel suo libro. Durante i suoi anni da trader in Citibank si è portato a casa qualche milione e negli ultimi anni da trader autonomo anche il suo patrimonio è cresciuto ancora di più. E il modo in cui sostiene di averlo fatto è proprio facendo trading per scommettere sull'aumento della diseguaglianza. Quando dici che hai scommesso contro l'aumento
aumento dei tassi, cosa intendi? Cosa hai fatto? Sì, è abbastanza semplice. È il tasso di interesse fissato dalla BCE in Europa o dalla Bank of England nel Regno Unito. Se sei una corporation e devi prendere soldi in prestito, magari perché hai un prestito in scadenza, chiami una banca e chiedi «Ok, che tasso di interesse posso avere per un prestito l'anno prossimo?» Quindi c'è un mercato attivo per scommettere su quale sarà il tasso di interesse futuro? Potremmo chiamare una banca e chiedere quale sarà il tasso base BCE il 25 maggio 2027? Sì, puoi controllarlo. Sono stato un trader dal 2008 al 2014. I tassi base sono stati a zero per tutto quel periodo. Ma gli economisti dicevano sempre che con tassi bassi ci sarebbe stata una grande ripresa. L'anno prossimo dicevano il tasso salirà al 2%. Io pensavo che per la crescente disuguaglianza l'economia sarebbe stata debole. Credevo che i tassi sarebbero rimasti a zero, quindi accettavo di prestare soldi a 2 anni al 2%. Sapendo che avvicinandosi il momento la gente avrebbe capito che il tasso reale era ancora zero e poi potevo riprendere in prestito allo 0% ciò che avevo prestato al 2%. Presti 1 miliardo al 2%, lo riprendi allo 0% e guadagni 20 milioni. Come racconta nel suo libro, Gary a un certo punto lascia Citibank, fa un master a Oxford e poi apre un canale YouTube di grande successo, continuando anche a fare trading in autonomia. Ho aperto il mio canale YouTube nel 2020 perché è arrivato il Covid e i governi di tutto il mondo, inclusi quello italiano, britannico e americano, hanno stampato e distribuito enormi quantità di denaro. Se guardi il Covid dal lato economico, quando imponi alla gente di non uscire, di non andare in vacanza, di fatto vieti la spesa dei ricchi. I miei genitori, che sono poveri, spendono per mutuo, cibo, bollette. Loro continuano a spendere. Chi ha smesso di spendere durante il Covid sono state le persone più ricche. La spesa per il lusso si è fermata e sono i ricchi ad avere più spese di lusso. I ricchi smettono di spendere, le aziende perdono reddito e il governo interviene stampando moneta. Quello che sta dicendo è che durante il Covid i poveri non hanno risparmiato molto, in quanto non potevano tagliare sulle spese di necessità, che non possono essere tagliate per definizione, mentre i ricchi hanno risparmiato moltissimo, in quanto le loro spese di necessità erano solo una piccolissima parte delle loro spese totali. Quindi il calo dei consumi, dovuto principalmente ai ricchi, ha messo in difficoltà le aziende, che però sono state salvate con le tasse di tutti. Il mio primo video, giugno 2020, diceva che questo avrebbe causato disuguaglianza e inflazione. Il costo della vita salirà, i prezzi delle azioni saliranno, il prezzo dell'oro salirà. A inizio Covid ho puntato massicciamente sul rialzo del prezzo dell'oro. Se aumenti molto la disuguaglianza mentre l'economia è in pausa, ovviamente il tenore di vita calerà. Per questo ho aperto il mio canale YouTube. Ecco perché faccio il lavoro che faccio e ci ho scommesso sopra durante il Covid e ho fatto molti soldi perché sono un trader bravo nel suo lavoro. Fai ancora trading oggi, giusto? Sì. Sei ancora un trader? Fare il trader da solo è molto diverso. Ok, sul trading io ho fatto un video dove spiego che un conto è fare trading in banca e un conto è farlo in maniera casalinga. Anche se sei un trader bravissimo in una banca, spesso non hai gli strumenti, non hai la connessione giusta e non hai proprio modo di fare le stesse cose a casa e quindi non saresti altrettanto bravo, anzi perderesti comunque. Sono stato un trader professionista per 6 anni. Sono stato un trader professionista di successo. Ho 2 lauree in economia, 5 anni in università d'élite. Ero uno dei migliori trader in una delle più grandi banche al mondo. Questa è la mia competenza, questa è la mia professione. Penso sia molto pericoloso per le persone comuni. È un gioco a somma zero, quindi ci sono tanti vincitori quanti perdenti e competete contro di me. Se al tavolo da poker non sai chi è l'ingenuo, allora sei tu. È pericoloso, è rischioso. Faccio trading a medio e lungo termine. Come ho detto, ho comprato molto oro a inizio Covid, febbraio-marzo 2020, e ho ancora gran parte di quell'oro. Sono molto long sull'oro, sono molto long sulle azioni. Sono short sulle valute, in confronto. Sono short sulle criptovalute. Anche da trader professionista facevo lo stesso, grandi posizioni tenute a lungo. Ok, come trader solitario hai mai perso molto denaro? Ho iniziato a fare sul serio solo da inizio Covid. La mia posizione più grande era sull'oro. Quanto grande? Ho comprato oro per 1 milione di sterline a inizio Covid. Ed è stata una buona scommessa. Sì, sono un buon trader. Ho la convinzione quasi irrazionale che non esistano bravi trader. Ok. Perché il mercato è imprevedibile, ma da quello che vedo... Ok, pensi esistano buoni scienziati? Pensi esistano buoni calciatori? Sì, ci sono campi in cui più lavori e studi più migliori, come per uno scienziato, e campi come l'astrologia che puoi studiare quanto vuoi, ma non migliorerai nel capire il tuo segno zodiacale. Sono d'accordo e in disaccordo. In un certo senso ho fatto la scommessa giusta per molto tempo. Ho fatto soldi nel 2009, ho fatto soldi nel 2011, ho fatto soldi dal Covid. Ero tra i migliori studenti di economia alla LSE. Non penso siano coincidenze, ma è importante riconoscere che il trading non è come costruire una casa. Il trading non è come cucinare. Ok, se leggi e guardi video di cucina, diventerai più bravo a cucinare, perché cucinare è un'attività produttiva.
Il trading è un'attività competitiva. È a somma zero. Finché non sei migliore del trader medio, continuerai a perdere. E la verità è che lavorano 100 ore a settimana. Quindi te ne devi guardare di video su YouTube per raggiungere quei livelli. Quello che sta dicendo è che se vuoi imparare a cucinare, man mano che impari, diventi sempre più bravo, in maniera lineare. Mentre se sei un trader, perderai soldi finché non sarai più bravo della maggior parte delle persone. Come una gara competitiva, dove se non arrivi primo o secondo, sei automaticamente ultimo. Prendi zero. Com'è la tua vita oggi? Quanto tempo dedichi al canale YouTube? Quanto tempo dedichi alla ricerca per il trading? E quanto ad altro? Come promuovere il libro o le tue idee politiche? È divertente perché in un certo senso YouTube e trading sono lo stesso lavoro. Capisco l'economia guardando i mercati e facendoci trading. Quando guardo i mercati, per me è come una previsione del tempo. Cosa succederà l'anno prossimo? Perché le cose si muovono? Cosa significa? Cosa succederà al mondo? E penso costantemente, guardo i mercati e cercando di capire cosa pensa la gente che accadrà. È giusto? È sbagliato? Quindi in un certo senso trading e YouTube sono la stessa attività, cioè cercare di capire l'economia. Con YouTube ovviamente devo pensare a come spiegare al meglio, ma per me il modo migliore per spiegare è capire il meglio possibile. Quindi YouTube e trading sono la stessa cosa. Ma sì, lavoro molto per promuovere il libro, al momento sto facendo una specie di tour mondiale, ero in Giappone per l'uscita della versione giapponese, poi in Portogallo per promuovere la versione portoghese, ma devo anche passare molto tempo a parlare con i politici, con celebrità, influencer ed economisti, perché il mio obiettivo ora è impedire che l'economia peggiori. Vuoi diventare un politico? Non voglio, spero di non doverlo diventare. Sembra un lavoro terribile, voglio far crescere molto la mia presenza su YouTube e sui social media. È già molto grande nel Regno Unito. Voglio renderla così grande da poter influenzare i politici, nello stesso modo in cui i giornali li influenzano. Nel Regno Unito, Stati Uniti, Australia, c'è Rupert Murdoch che controlla tutti i giornali. È come il vostro Berlusconi. Se controlli i giornali sei più potente dei politici. Voglio educare il pubblico, voglio avere il supporto del pubblico e voglio usare quel supporto per spingere i politici a cambiare le cose, affinché il tenore di vita delle persone comuni smetta di peggiorare. L'attività di trading che ti arricchisce non va contro le tue convinzioni, le idee che promuovi. Non penso sia sbagliato arricchirsi, non penso sia sbagliato provare a diventare ricchi, non credo sia sbagliato fare trading. Penso che ciò che è sbagliato è vedere un'economia crollare e non fare nulla per fermarla. E non parlarne. Se vedi una casa in fiamme con una famiglia dentro, che fai? Cerchi di far uscire la famiglia, cerchi di risolvere il problema. Onestamente, che io faccia trading o no, non farà differenza per i figli e nipoti dei tuoi spettatori. Ciò che fa la differenza è il mio lavoro politico e ogni giorno mi sveglio per portare avanti quel lavoro politico. Quindi destini parte del tuo capitale a questa lotta? Destino il 100% del mio tempo e della mia energia a questa lotta. Ascolta, non vincerò con i soldi, vincerò educando il pubblico. Non sarò mai più ricco di Murdoch, Musk e Berlusconi, ma sono più intelligente di loro e posso educare il pubblico. Alcuni dicono che se i ricchi si arricchiscono, i poveri non si impoveriscono. Sì. Perché la soglia di povertà globale sta salendo. Cosa ne pensi? Beh, vorrei sentire cosa pensa l'italiano medio, con un livello medio di ricchezza e reddito. Nel mio paese, la famiglia media fatica a nutrire i figli e a scaldare casa d'inverno. Sì, perché parli della classe media, giusto? Se la Cina ha tolto 1 miliardo di persone dalla povertà, è fantastico, è fantastico. È una grande notizia per la Cina, ma come si sente un italiano che fatica a pagare l'affitto? Scommetto che ogni famiglia media in una città italiana media vede che la vita è sempre più difficile. Quello che sta dicendo è che anche se globalmente la diseguaglianza è diminuita, perché paesi come la Cina e l'India sono cresciuti terribilmente, una famiglia indiana di oggi vive molto molto meglio di una famiglia indiana di una generazione fa, la classe media nei paesi sviluppati invece, come quelli europei, è rimasta stagnante se non peggiorata. In Italia, per esempio, possiamo vedere che lo stipendio medio è rimasto uguale negli ultimi decenni. Quando hai pensato di scrivere il libro? Penso nel 2020, quando è uscita la versione inglese, 2024-2022. Mi ha chiamato quello che ora è il mio agente letterario, disse di aver letto un mio articolo su The Guardian, disse che dovevo scrivere un libro e pensai che fosse molto lavoro. All'epoca però mi concentravo su YouTube, facevo ottimi video, ma nessuno li guardava perché non sapevano chi fossi. E pensavo che io amo i libri, leggo molta narrativa classica fin da giovane, non ho studiato scrittura, quindi ho lavorato sodo, ma me ne sono innamorato. E spero un giorno di scrivere un altro libro, se non dovrò fare il politico, cosa che prego davvero di non dover fare. Di solito lo youtuber famoso scrive un libro che va bene perché lui è famoso. Nel tuo caso è stato il contrario.
Il libro ha fatto crescere il canale. Quando ho firmato per il libro, il canale YouTube era piccolo, credo avesse meno di 20.000 iscritti. Ed è cresciuto mentre scrivevo il libro, ma il libro inglese uscito a marzo scorso è stato numero 1 per 2 settimane. Secondo te perché è successo? Primo, perché il libro è buono. Ma penso che nel Regno Unito la classe sia una cosa molto importante. Tutti quelli in TV che parlano di economia sono molto eleganti e non sentono il disagio. Quando la gente mi vede, riconosce subito un ragazzo di umili origini e spiega l'economia in un modo che capiscono. In più, sembra appassionato. E ora che il tenore di vita cala rapidamente, la gente è preoccupata per l'economia. La gente vuole qualcuno in cui rivedersi, che spieghi cosa succede. Penso che questo, unito al fatto che il libro è molto buono, abbia portato a una crescita rapida del canale. Quante copie hai venduto? Ho visto nel marketing della versione italiana che hanno venduto più di 200.000 copie e vende ancora, è ancora in top 10. Quest'anno è stato numero 1 per 11 settimane. Hai ricevuto qualche critica? Ho ricevuto molte critiche. Nel Regno Unito ho ricevuto molte critiche. Un tizio con cui lavoravo è impazzito per il libro. Sta conducendo una campagna contro di me, dicendo che sono un bugiardo. Se leggi il libro non ti sorprenderà, perché ho lavorato con persone competitive, diciamo, a cui non piace essere criticate. Pensi che ci siano argomenti validi contro i tuoi? Nel Regno Unito gli attacchi sono stati quasi solo personali, al mio carattere. C'è stata pochissima discussione o critica delle idee economiche del libro. Ma soprattutto cose tipo: se li tassi se ne andranno. Penso ci siano molti attacchi disonesti da gente ricca che dice: Gary vuole tassarvi. Anche se sono stato chiaro, voglio tassare le famiglie che accumulano ricchezza. Non voglio tassare i lavoratori, voglio abbassare le tasse sui lavoratori. Onestamente penso che nel Regno Unito la gente ricca sia in panico e stia solo gettando fango. Sì, credo anche che non vogliano una rivoluzione. Se non vogliono una rivoluzione dovrebbero pagare più tasse. Peggiora sempre di più. Il governo italiano andrà in bancarotta. Quello britannico anche, la classe media italiana scomparirà, come quella britannica. Se i ricchi hanno paura, che paghino più tasse, perché sono loro a pagare poche tasse. Mentre costoro si arricchiscono per l'interesse composto, la velocità di crescita aumenta. La gente pensa che io voglia ridistribuire la ricchezza. No, non lo sto facendo. Sono l'unico qui che cerca di non ridistribuire la ricchezza. La ridistribuzione della ricchezza avviene sotto i vostri occhi. Io cerco di fermarla. Non serve essere uno storico per guardare la situazione oggi e vedere le estreme somiglianze con gli anni 20 e 30. I ricchi stanno distruggendo la classe media. Insomma, Gary dice che il grosso delle critiche che riceve non sono genuine, ma sono più che altro attacchi. Ok, ma cambiamo argomento. Cosa pensi degli imprenditori in politica come Elon Musk? Elon Musk sta iniziando a finanziare partiti di estrema destra in Europa. Circa 2 anni fa molti hanno iniziato a dire che il problema non sono i ricchi, ma gli immigrati, gli stranieri. E vedendo questo mi sono preoccupato, e se i ricchi lo capiscono, si accorgeranno che aumentando l'odio per gli immigrati possono distogliere la colpa da se stessi. Inizieranno a finanziare partiti anti-immigrati e di destra. E poi vedi Elon Musk che inizia a farlo. Per questo è successa la Brexit. I britannici danno la colpa agli stranieri, gli italiani pure, gli americani anche. Nel frattempo i ricchi si prendono i vostri asset. È importante capire da chi stai perdendo. E quando vedo persone come Elon Musk e altri super ricchi fare campagna per meno tasse per loro e più odio per gli stranieri, è la stessa cosa successa negli anni 20 e 30 e sappiamo come è andata a finire. Quindi quello che fai è spingere davvero per le tue politiche? Tipo, sto provando. È ovvio che i social media diventeranno sempre più potenti in politica. Sempre meno gente legge i giornali, sempre più gente guarda YouTube. Berlusconi era potente perché possedeva i giornali. Murdoch è potente perché possiede i giornali. Ovviamente, noi siamo i nuovi giornali. Ascolta, non sono Murdoch, ma in un anno siamo passati da 100.000 a 1,3 milioni. Se continuiamo a crescere così, sì, potremo influenzare i politici, è questo che sto dicendo. Insomma, quello che vuole fare Gary fondamentalmente è lobbismo, cioè utilizzare il suo potere mediatico per portare avanti delle policy con cui è d'accordo. Insomma, non è un politico lui stesso, ma cerca di influenzare la politica per andare nella direzione che ritiene più giusta. Io, rispetto a Gary, sono molto più ottimista per il futuro e penso che anche se la politica non è perfetta, in questi ultimi decenni comunque la vita delle persone è migliorata grazie al progresso tecnologico. Infatti io confido molto nella tecnologia, che a prescindere da tutto rende la nostra vita sempre più facile. E per questo non potevo parlare dell'intelligenza artificiale, che teoricamente potrà aumentare il progresso della società in maniera esponenziale. Penso che l'AI, se sarà efficace come molti credono, potrebbe portarci in paradiso o all'inferno. Non avremmo bisogno di lavorare, potresti lavorare meno, stare più con la famiglia, passare più tempo con i tuoi figli, ma la verità è che se i computer e la tua casa sono posseduti da una piccola elite che possiede il cibo, l'energia e i supermercati, devi lavorare, no? Altrimenti come pagherai le bollette? Quindi se riduci il bisogno di lavoro, ma le singole persone devono disperatamente lavorare, questo non farà che abbassare i salari. Se quelle macchine
macchine fossero possedute in modo più equo, ne trarremmo tutti profitto. Se sono possedute dall'elite, sei fregato, no? Da quanto abbiamo internet? Abbiamo internet a livello di massa da circa 20 anni e ha aumentato enormemente la nostra produttività. E cosa ha fatto al tenore di vita dell'italiano, americano o britannico medio? Ascolta, se non possiedi quella produttività, non è detto che ti porti benefici. Raccontando queste cose, Gary alcune volte attira anche un pubblico che ha una visione del mondo molto semplificata. I ricchi contro i poveri, i ricchi sono cattivi. Però in realtà il mondo non è così semplice e anche Gary è d'accordo con questo. Quindi c'è un movimento per cui tutti i miliardari sono malvagi. Io intervisto alcuni miliardari e nei commenti trovo molti giovani arrabbiati, per cui il solo fatto che siano miliardari significa che sono stati malvagi. Cosa ne pensi? Non penso che tutti i miliardari siano cattivi. Alcuni pensano che il mio libro sia un attacco al sistema finanziario, che tutti i banchieri siano cattivi, ma non è così. Voglio mostrarvi come sono queste persone. Io ho lavorato con persone gentili, simpatiche, divertenti e interessanti. E sì, ho lavorato anche con degli stronzi, ma non è così semplice. Non è semplice come quelli sono i cattivi, abbattiamoli, e non penso si risolva così. Faccio parte di un gruppo nel Regno Unito chiamato Patriotic Millionaires. È un gruppo di persone ricche che fa campagna per riformare il sistema fiscale. La maggior parte, potendo, diventerebbe miliardaria. Questo non li rende cattivi. Non sono qui per puntare il dito e dire chi è cattivo. Non sono qui per dirvi chi è buono o cattivo. Sono un economista e un trader molto bravo. Sono qui per dirvi che il tenore di vita peggiorerà per la crescente disuguaglianza, ma possiamo rimediare. A quel punto mi sono chiesto, se noi ci possiamo informare anche con i video di Gary, dov'è che si informa? Da dove prendi le informazioni? Penso tu debba tenerti aggiornato, capire ogni cosa e le varie politiche. Come fai? Faccio ancora trading, guardo il mercato. In realtà il mio junior a Londra era un ragazzo italiano, è un ragazzo molto intelligente. Sarà felice che lo dica perché ha detto che nel libro l'ho fatto passare da idiota, ma è un ragazzo intelligente. Parlo con lui di trading, parlo con tutti i miei ex junior, in realtà anche con quello giapponese, parlo con tutte le persone con cui ho lavorato. La verità è che i 10.000 economisti più pagati al mondo sono tutti trader e la stragrande maggioranza dei trader parla con altri trader. Leggo le notizie, ma sono per lo più spazzatura. Parlo con economisti che rispetto, faccio trading. Una volta che fai trading non vuoi più sentire opinioni. Vuoi sapere, hai scommesso i tuoi soldi su questo? Se non ci scommetti i tuoi soldi la tua opinione non conta. Quando sai che se sbagli perdi 1 milione di sterline, pensi molto bene se stai sbagliando o no. Se dicessi a chiunque dia una notizia che se sbaglia gli costerà 300.000 euro, ci sarebbero meno sciocchezze. Questo è il famosissimo concetto di skin in the game. Taleb ci ha scritto un libro intero e riassumendo, se noi facciamo una previsione, ma questa previsione in realtà non ha impatto su di noi, è una previsione abbastanza inutile. Tant'è che negli ultimi anni sono nati i prediction markets, praticamente dei siti di scommesse, dove puoi scommettere su eventi reali, però col fatto che scommetti i tuoi soldi, scommetti solo su cose su cui sei pronto a metterci la pelle, e quindi le tue previsioni sono molto più attendibili. Parlando di skin in the game, cosa pensi di prediction market come Polymarket? Li uso, li guardo, li trovo super interessanti, ma consiglio a tutti di stare attenti perché alla fine è gioco d'azzardo. È gioco d'azzardo? E il gioco d'azzardo può creare una serie dipendenza. Sei un giocatore d'azzardo? Un po'. Il trading è gioco d'azzardo. Sono un professionista. Per essere un buon trader devi uccidere la tua parte emotiva. Nel libro c'è una storia di quando persi molti soldi nel mio secondo anno da trader professionista e ho imparato molto, ma sai cosa? Quelli non erano i miei soldi, erano soldi di Citibank. Se fossero stati i miei sarebbe stato un problema enorme. Qual è stato il momento più difficile dopo aver lasciato Citibank? Onestamente gli ultimi 3 o 4 mesi sono stati i più difficili. Faccio questo lavoro perché lo ritengo importante. È bello fare un lavoro importante quando sei un piccolo giocatore, ma mentre il canale cresce sempre di più inizio a diventare potente e a sentire che forse posso davvero cambiare le cose. E non mi basta più fare solo il mio video. So che se il mio video è buono forse posso risolvere il problema. A Londra mi riconoscono per strada e mi dicono non mollare, continua. Sento molta responsabilità e in un certo senso il libro è una storia di dipendenza e ossessione. So di tendere a lavorare troppo ed è difficile per me non essere ossessionato dal mio lavoro, quando sento di avere il potere di cambiare davvero le cose. Ed ora hai un equilibrio? Vorrei più equilibrio, lavoro troppo, ma è qualcosa che mi sta a cuore, che ritengo importante. Come sappiamo Gary non è d'accordo con un sacco di persone, però a questo punto mi sono chiesto con chi è d'accordo Gary, chi sono gli economisti con cui va
d'accordo. Chi è il tuo economista preferito? Famoso? Mi piace molto l'economista coreano Ha-Jun Chang. Parla in modo chiaro e comprensibile. Rispetto ai trader che parlano di economia, come Nicholas Nassim Taleb. Ok. Anche Ray Dalio penso sia bravo, ma il mio preferito è Ha-Jun Chang. Penso, sai, si dice che se non puoi spiegarlo a un bambino, non lo capisci neanche tu. E penso che Ha-Jun Chang sia l'unico che va al dunque e parla chiaro. Ma mi piace anche Taleb per come prende in giro gli economisti senza skin in the game. Dato che io con il mio canale cerco sempre di ispirare ed essere costruttivo per la mia community, anche se sono consapevole che il mondo è pieno di problemi, cerco di concentrarmi sulle cose che possiamo controllare. Per cui ho chiesto a Gary, ok, ma che consigli possiamo dare ai giovani e ai ragazzi che mi seguono? Quali sono i migliori consigli che puoi dare? So che è difficile. Ascolta, devi lavorare sodo, ma è importante riconoscere la realtà dei fatti. Vengo da un contesto povero, sono andato in università d'élite. Oltre a me non conosco nessuno venuto da un contesto povero che sia diventato ricco. Questo non significa non lavorare sodo, ma bisogna riconoscerlo. Ho amici, lavorano davvero sodo, guadagnano bene, non possono permettersi una casa e non capiscono come altri comprino casa. Il motivo è che quelle persone per comprare casa ricevono $500,000 dai genitori. Quindi lavorate sodo, ma capite che chi è sopra di voi spesso lo è perché ci è nato. Molti mentono ai giovani dicendo che l'unica cosa che conta è il duro lavoro. E così ottieni giovani di umili origini che lavorano sodo ma restano poveri. Quindi lavorate sodo, ma siate orgogliosi dei vostri risultati perché il sistema è ingiusto. E se riuscite a guadagnare abbastanza per mantenere la famiglia, a dare stabilità a voi e ai vostri figli, siatene orgogliosi. Perché abbiamo creato un gioco dove anche questo è sempre più difficile per la gente comune. Pensi ci siano percorsi di carriera migliori di altri? Dovrei continuare con l'università e specializzarmi molto? O dovrei iniziare a lavorare il prima possibile? Consigli pratici. Non preoccuparti delle cavolate tipo Balenciaga, non ti aiuteranno. Lo status non conta. Ho visto persone ricchissime diventare schiave del lavoro perché spendono troppo. È stupido. Non devi farlo. Dovete giocare secondo le regole. Vengo da un contesto povero, ma sono stato fortunato a crescere in questa comunità indiana dell'East London che aveva molto capitale culturale. Sapevano quali erano i lavori giusti e come ottenerli. E da bambino contava solo arrivare alla migliore università, studiare la materia giusta e ottenere il lavoro giusto. Ma ho 38 anni, il gioco probabilmente è cambiato. Devi informarti, capire chi sa le cose. I ricchi hanno i loro modi per far entrare i figli nei lavori migliori. Come lo fanno? Scopri come fanno e devi batterli al loro stesso gioco. Abbiamo trasformato l'economia in uno stupido gioco. Non conta quanto sei intelligente, non conta quanto lavori sodo, conta come giochi. E non posso dire a un 18enne italiano le regole dell'economia di oggi. Ma ci saranno persone intorno a te che conoscono il gioco, convincile a spiegartelo. Quindi fondamentalmente fatti furbo, cerca di capire le regole del gioco e play the game. Insomma, non pensare che il percorso disegnato per te dalla società sia quello giusto, ma cerca di trovare le tue scorciatoie, il tuo modo di hackerare il gioco. E questa è una cosa su cui sono profondamente d'accordo. Tant'è che io nella vita non ho fatto l'università, ho fatto lo youtuber. Poi, provando a stuzzicare Gary, gli ho detto: ma magari non tutte le persone che si lamentano hanno ragione di lamentarsi. Alcuni sono ugualmente fortunati e privilegiati, ma si lamentano comunque. Alcuni vogliono solo lavorare sodo e prendersi cura della famiglia. Non è più concesso, tipo, sì, certo, diventa un imprenditore, sì, Bill Gates. Voglio un paese dove chi lavora sodo possa permettersi una famiglia. Non penso che tutti debbano avere 7 lavoretti su internet. Non devi essere un TikToker per sfamare i tuoi figli. E forse sono un idiota, ma è quello il mondo che voglio. Ora, dato che Gary stava facendo il tour in Italia, io ho dovuto fare una domanda legata all'Italia, cioè cosa ne pensasse del nostro primo ministro Giorgia Meloni. Ero curioso della tua opinione sulla Meloni. La Meloni. Non sono un esperto sulla Meloni. La vedo nel contesto più ampio della crescente popolarità della destra e dell'estrema destra in Europa, negli USA e nel mondo. Il tenore di vita cala e la gente continua a votare i politici di centro. E il tenore di vita cala sempre di più e la gente vuole qualcosa di diverso. E la gente voterà per qualcosa di diverso. Penso che la Meloni sia solo l'inizio di qualcosa. E ovviamente non accade solo in Italia. Vediamo tutti Trump, penso che riforme Farage vinceranno nel Regno Unito. La gente vede che lo status quo economico non funziona e vuole un'alternativa. Non credo che la Meloni migliorerà il tenore di vita dell'italiano medio. Non credo che Trump migliorerà quello dell'americano medio. Ma il problema è, quando la Meloni fallirà, cosa verrà dopo di lei? Sì, ovviamente. Si andrà sempre più oltre.
Guarda cos'è successo qui 100 anni fa. Guarda cos'è successo nel mondo 100 anni fa. Non siate idioti. Insomma, quello che sta dicendo è che il GDP, cioè il PIL dei paesi, anche se sale, non necessariamente corrisponde al fatto che la classe media di quei paesi stia migliorando. E questo perché, oltre a salire il PIL dei paesi, quindi la ricchezza complessiva, sale anche la diseguaglianza. Anche in Cina, che cresce velocemente, c'è un movimento crescente secondo cui questa crescita non aiuta le persone. Durante il dibattito sulla Brexit nel Regno Unito, c'è stato un grande momento in TV dove un politico disse che lasciando l'Unione Europea il PIL sarebbe calato del 5 o 7%. Una donna del pubblico si è alzata e ha detto: quello è il vostro PIL. E ha ragione, perché quanto è più alto il PIL oggi rispetto a 30 anni fa? Eppure, per molti versi, il tenore di vita nel mio paese è peggiore di 30 anni fa. Non sono contro la crescita del PIL, non sono contro l'imprenditorialità, né contro un'economia dinamica, ma se la crescita porta a un tenore di vita in calo, allora a che serve? Penso che l'economia debba aiutare le persone ad avere una buona vita, non solo l'1% a vivere nel lusso. Voglio che la gente comune possa vivere dignitosamente e avere famiglie sicure. E se la crescita del PIL non lo garantisce, e non credo lo faccia in America, Cina o Europa, non ne vedo il senso. Cosa fai nella vita oltre al lavoro e come spendi i tuoi soldi? Solo per lavoro o viaggi? In realtà sono un grande studioso di lingue. Ok. Parlo un po' di italiano. Parliamo italiano? Sapevo parlare abbastanza bene italiano. Cavolo, 3 o parli 4 benissimo. anni fa, ma non l'ho usato per... Potevamo fare l'intervista in italiano. No, è troppo difficile per me. Cazzo, l'hai detto perfettamente. Bravo, Sono dove un l'hai po' studiato? imbarazzato. E ho un'addizione terribile a Duolingo. La Ok. persona, so parlare giapponese, spagnolo, italiano, francese, portoghese, un po' di tedesco, Ok, great. arabo, un po'. Arabo. Ah. È un'addizione terribile. Quando sento stressato, studio i linguaggi. Duolingo. Sì, Ok. e so parlare molto. Grazie mille. Grazie mille. Chiacchierare con Gary è molto interessante. Non per forza sono d'accordo con tutte le cose che dice, però sicuramente è stimolante. Come sapete, io parlo con tutti. Ho anche parlato con un repubblicano miliardario con cui ho fatto un video che ha delle idee decisamente opposte a quelle di Gary. E penso che affrontare queste conversazioni con razionalità per portarsi a casa i propri spunti sia molto interessante. Fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti. Se volete approfondire la storia di Gary potete anche leggere il suo libro. E per non perdervi le prossime interviste con personaggi, imprenditori e aziende, iscrivetevi al canale.